Ciao, se hai una Mustang americana in Europa hai un problema, nel senso che le frequenze radio saranno esclusivamente dispari, quindi non potrai ascoltare tutta l'ampiezza delle frequenze europee, in particolare anche quelle italiane. Quello di cui avete bisogno per passare dalle frequenze dispari a quelle pari è l'ELM 327 con lo switch che vi permette di leggere tutte le centraline presenti sulla Mustang. Avete bisogno ovviamente del computer e di un programma che vi verifichi la correttezza del checksum. I dati all'interno della centralina sono in formato binario, ma quando vengono visualizzati su qualunque software sono in formato esadecimale. Ogni lettera o numero presente nella visualizzazione del modulo corrisponde a un numero binario. Il checksum è un elemento di controllo che permette di verificare che tutti i parametri inseriti siano corretti e quindi non ci siano degli errori che possono far sì che la centralina in questione possa non funzionare correttamente o addirittura danneggiarsi. Quindi dovete avere poi ForceScan. ForceScan è un software gratuito, però ha bisogno di una licenza estesa per poter programmare i moduli. Come vi dicevo, un programmino che vi permette di verificare il checksum è l'ELM. Adesso andiamo a vedere come operare. Allora, eccoci qua. Come potete vedere, sulle Mustang americane, qualsiasi frequenza noi emettiamo è sempre dispari, quindi non c'è la possibilità di ascoltare i canali pari e quindi di estendere tutto il range delle frequenze disponibili. Adesso vediamo come sbloccare questa funzionalità. Allora, per prima cosa dovete collegare il ForceScan LEM, scusate, 327 alla macchina, attivare il ForceScan con la versione estesa, dopodiché connettere all'auto. Facciamo la procedura da zero. Adesso lui sta leggendo tutte le centraline presenti sull'auto. Dopodiché tra un po' mi chiederà di fare lo switch dei canali per leggere le altre centraline. Infatti noi siamo equipaggiati con lo switch, sì, allinea cortesemente, fai lo switch, dopodiché spingiamo ok e continuerà a leggere tutte le centraline. Ok, salviamo la configurazione. Adesso questo pulsante qui ci permette di fare la programmazione dei moduli. Allora, per cambiare le frequenze dobbiamo andare a modificare esattamente l'ACM nel modulo 7270401. Poiché l'ACM è sul canale MS, lasciamo lo switch nella posizione corrente e andiamo a selezionare la configurazione as build format. Facciamo partire la configurazione, ci dirà che è potenzialmente dannoso e via dicendo. Ok, in effetti è dannoso se si sbaglia, e qui ci appaiono tutti i valori in formato esadecimale. Ora, quello che a noi serve come dato da modificare, come dicevo, è il 7270401 che troviamo esattamente qui. Ora, su molti forum c'è scritto di cambiare il secondo valore da sinistra e la configurazione è fatta.
vediamo, seguendo quello che ci sono sui forum, cosa succede. Se io metto il valore 3 Europa al secondo, vediamo cosa succede. Io vado qui, il valore è il secondo e vado a mettere il valore 3 esattamente qui. Ora, se io faccio write, guardate cosa accade. Mi dice che c'è un errore del checksum, che è sbagliato. Questo perché il valore di controllo, quindi questo qui esattamente, giusto per intenderci, non è conforme, quindi significa che stiamo commettendo un errore. Quindi quello che facciamo è cancellare l'operazione. Adesso andiamo ad aprire il programma per verificare il checksum. Andiamo ad inserire qui il numero del modulo che noi dobbiamo modificare, che abbiamo detto essere il 727, quindi andiamo a modificare qui il valore 727 0401 0401. Dopodiché iniziamo a mettere i valori che sono originali del modulo, quindi 0001, poi andiamo a inserire lo 02255 e poi il 53 Domodossola Empoli. Vediamo il checksum, e il checksum, che è questo ultimo valore che trovate qui, corrisponde. Quando andiamo a cambiare la seconda cifra e mettere il 3, il checksum cambia e diventa E1. Quindi dobbiamo modificare all'interno del modulo non solo il secondo valore, che è 3, ma anche gli ultimi due, che diventano E1. Adesso andiamo a scrivere, dopodiché dobbiamo spegnere e riaccendere l'auto. Vado? Sì, spegni e accendi. Vai, vai. Dopodiché la programmazione è stata fatta. Andiamo qui, spingiamo ok e ok. Adesso andiamo a vedere se la cosa funziona. Ora andiamo a vedere se funziona. Adesso segna una dispari, adesso pari. Quindi praticamente le frequenze ci sono tutte. Quindi sia pari che dispari. Quindi l'operazione è riuscita. L'unica cosa che non si può modificare è l'RDS. Purtroppo quello non ce l'avrete quando andrete ad estendere tutte le frequenze. Non c'è modo di avere l'RDS, quello europeo. Spero che il video vi sia stato utile e prestate attenzione quando fate queste operazioni e divertitevi. Ciao a tutti!